Benvenuti in questo nuovo video dove esploreremo uno dei concetti finanziari più potenti che esistano, l'interesse composto. Vedremo insieme come trasformare anche i piccoli risparmi in un grande patrimonio nel lungo periodo. L'interesse composto non fa distinzioni, che tu sia uno studente che mette da parte 25 euro al mese o un imprenditore che investe milioni, questo potente meccanismo finanziario è pronto a moltiplicare i tuoi capitali nel lungo periodo, a patto di avere pazienza e costanza. Dall'altra parte della medaglia vedremo anche perché i debiti vanno estinti rapidamente per non farli lievitare a causa dell'interesse composto. Obiettivi. Spero che alla fine di questo video avrai una comprensione più chiara di come funziona l'interesse composto e perché è così importante per costruire ricchezza e sicurezza finanziaria. Ovviamente, se già lo conosci molto bene, puoi saltare direttamente alle conclusioni finali. Cominceremo subito con un esempio semplice che può capire anche chi non ne sa proprio nulla. Cominciamo! Permettimi di rivolgermi direttamente a te per un momento e a tutti coloro che hanno deciso di iscriversi al canale per supportarlo. Grazie di cuore, il tuo sostegno è fondamentale per permettermi di continuare a realizzare contenuti di qualità come questo sull'interesse composto. E a chi ancora non si è iscritto, ti invito caldamente a farlo. Iscrivendoti non solo riceverai aggiornamenti sui nuovi video, ma soprattutto darai una spinta motivazionale enorme perché io possa impegnarmi a offrirti sempre più valore attraverso i miei contenuti. L'iscrizione è inoltre un gesto simbolico ma cruciale di apprezzamento per l'impegno che ci metto, e poi è gratis, un modo per dirmi sto seguendo con interesse, continua così, e per me ricevere questo tipo di feedback è una fonte inesauribile di gratificazione e di energia per dare sempre il massimo. Quindi non lasciare che questo momento passi così, dagli un valore, iscriviti con un semplice click, è gratuito e mi aiuterà tantissimo. Ricorda, la conoscenza si moltiplica solo se viene condivisa. Immagina di avere 100 euro in una piccola scatola sotto il letto. Ogni anno questa somma di denaro rimane lì senza essere toccata, a meno che non arrivi qualcuno a sottrarvela. Dopo un anno avrai ancora 100 euro perché il denaro non ha guadagnato nulla stando fermo. Ma cosa succederebbe se mettessi quei 100 euro in una banca che ti paga degli interessi? Gli interessi sono un po' come una ricompensa che la banca ti dà per aver lasciato lì i tuoi soldi. Vediamo un esempio semplice. Mettiamo quei 100 euro in un conto di risparmio al tasso di interesse annuo del 3%. Questo significa che alla fine dell'anno la banca ti darà 3 euro aggiuntivi, il 3% di 100 euro. Quindi dopo un anno avrai 103 euro. Ma l'anno successivo accade qualcosa di speciale. Gli interessi si applicano non solo sul capitale iniziale di 100 euro, ma anche agli interessi guadagnati l'anno prima, cioè i 3 euro. Quindi al tasso del 3% gli interessi maturati sul totale di 103 euro saranno 3,09 euro. Quindi alla fine del secondo anno avrai 103 euro più 3,9 centesimi, uguale 106,09 euro e così via, anno dopo anno. Questa non è una magia da fuffaguro, questo è l'interesse composto, gli interessi che si accumulano sugli interessi precedenti oltre che sul capitale iniziale. Più il tempo passa, più questo effetto palla di neve diventa potente. L'effetto palla di neve che avevamo già visto nel video precedente sulle 7 regole per risparmiare. Per chi non l'avesse visto e vuole recuperarlo, lo trova al link qui sopra o sotto nella descrizione. Per esempio, vediamo Maria che ha finito il liceo e vuole mettere da parte dei soldi per l'università pagando le tasse in anticipo. I suoi genitori le regalano 5.000 euro, Maria poi decide di investire questa somma in un ETF con un Terra a basso costo, con un rendimento annuo medio del 7%. Quanto avrà Maria dopo 4 anni prima di andare all'università? Facciamo i calcoli anno per anno. Anno 1, 5.000 euro più il 7% di 5.000 euro, cioè 5.000 euro più 350 euro, uguale 5.350 euro. Il secondo anno, 5.350 euro più il 7% di quella somma, cioè 5.350 euro più 374 euro circa, quindi 5.724 euro circa. Il terzo anno 5.724,50 euro più il 7% di quella somma, cioè circa 400,72 euro, uguale 6.125,22 centesimi. E il quarto anno 6.125,22 più il 7% di quella somma,
che è 428 euro circa, quindi alla fine, dopo 4 anni, grazie all'interesse composto, i 5.000 euro iniziali di Maria sono diventati 6.503,99 euro, oltre il 31,08% in più. Ovviamente su questo guadagno Maria dovrà pagare le tasse, ma solo sulla plusvalenza. Inoltre, come in ogni investimento, dovrà mettere in conto anche il fattore rischio in un periodo di tempo così breve. Vediamo insieme alcuni case study, casi studio. Piano di risparmio di Marco. Marco è un giovane lavoratore di 25 anni che vuole iniziare a risparmiare per il futuro. Vuole investire con un tasso annuo composto del 7%. All'inizio Marco deposita i 2.000 euro per dare il via al suo piano di investimento. Poi continua ad aggiungere 100 euro al mese, prelevando la somma dal suo stipendio, quindi il PAC, quello che avevo spiegato nel video precedente. Andate a recuperarlo. Vediamo quanto patrimonio Marco sarà in grado di accumulare a 65 anni quando andrà in pensione grazie alla potenza dell'interesse composto. A 25 anni, deposito iniziale di 2.000 euro. A 26 anni avremo i 2.000 euro del deposito iniziale più il 7% degli interessi su 2.000 euro più i 1.200 euro risparmi annuali, cioè 100 euro per 12 mesi, per un totale di 3.340 euro. A 27 anni avremo 3.340 euro più il 7% di questi 3.340 euro più 1.200 euro annuali, sarebbero sempre 100 euro per ogni mese versato, per un totale di 3.340 euro più 233,80 più i 1.200 euro di versamento del PAC, per un totale di 4.773,80 euro e così via fino a 65 anni quando avrà raggiunto circa 270.000 euro. Ovviamente i miei calcoli tengono conto che 1. Gli interessi al 7% vengono applicati ogni anno sul totale accumulato fino a quel momento, quindi l'interesse composto. 2. Vengono aggiunti 1.200 euro di risparmio annuale, 100 euro per 12 mesi. Quindi, con un investimento iniziale di soli 2.000 euro e risparmiando solo 100 euro al mese, Marco sarebbe in grado di accumulare circa 270.000 euro entro l'età pensionabile. Tutto grazie agli interessi composti che si sono accumulati anno dopo anno. Hai visto la straordinaria potenza dell'interesse composto se inizi a risparmiare con regolarità fin dai primi anni di carriera? La cucaracha, la cucaracha. Anche piccole somme investite con costanza per decenni possono tradursi in un immenso patrimonio personale al momento del pensionamento. E dato che non è sicuro che l'INPS potrà pagare le prossime pensioni, forse è bene iniziare a pensarci da soli, magari utilizzando un fondo pensione. E se vuoi un video sui fondi pensione, scrivimelo qui sotto nei commenti, anche se ti posso consigliare un canale fantastico dove approfondiscono tutto l'argomento sui fondi pensioni, si chiama Ciao Elsa. Vediamo altri esempi molto più semplici per capire come funziona l'interesse composto. Immagina di avere un piccolo seme magico che cresce ogni anno e produce nuovi semi. Ogni seme a sua volta produce altri semi l'anno successivo. Hai un seme che pianti nel primo anno. Questo seme cresce e produce 5 nuovi semi alla fine del primo anno. Nel secondo anno pianti 5 nuovi semi che ognuno produce altri 5 semi alla fine del secondo anno e così via. Il risultato? Il primo anno da un seme hai ricavato 5 semi. Il secondo anno da 5 semi hai ricavato 25 semi. Il terzo anno da 25 semi hai ricavato 125 semi. Il quarto anno da 125 semi hai ricavato 625 semi. 625 da un seme. Immagina una goccia d'acqua che raddoppia di dimensione ogni minuto. Cade e raddoppia di dimensione. Inizia con una piccola goccia d'acqua, poi, dopo un minuto, la goccia raddoppia di dimensione. Poi, dopo 2 minuti, raddoppia nuovamente e continua così a raddoppiare ogni minuto che passa. Il risultato? Al minuto 1 avremo una goccia, al minuto 2 2 gocce, al minuto 3 4 gocce, al minuto 4 avremo 8 gocce, dopo 10 minuti avremo 1024 gocce. Capito? Ti faccio un ultimo esempio. Supponiamo che un giovane atleta di successo decida di investire una piccola parte del suo primo grosso ingaggio. Guadagna 1 milione di euro all'età di 20 anni, una giovane promessa. Decide di investire 100.000 euro in un ETF con un rendimento annuo del 6%. Dopo 45 anni quei 100.000 euro saranno diventati 1.300.000 euro circa. Quei primi 100.000 euro, cioè
un decimo del suo patrimonio iniziale. L'ultimo esempio. Vediamo un genitore che decide di investire una piccola somma ogni anno nel futuro dei propri figli. Inizia a investire 500 euro all'anno dal momento della nascita del bambino in un ETF che ha un rendimento annuo del 7%. Il risultato? Dopo 18 anni dalla nascita di quel meraviglioso bambino o bambina che sia, avrà accumulato una somma significativa grazie all'interesse composto. I 500 euro iniziali, per il 7% di interesse annuo, per 18 anni saranno 18.400 euro circa. E se invece l'investimento lo facessimo nella nostra cultura? Ad esempio un giovane che decidesse di investire nella propria educazione e nella propria istruzione inizia a investire 1.000 euro all'anno in corsi, libri e formazione personale. Supponiamo che questo investimento gli produca un rendimento del 10% annuo in termini di conoscenza e capacità, e magari anche qualche entrata, e che a sua volta aumenti il suo potenziale di guadagno. Il risultato? Dopo 10 anni il valore delle sue conoscenze e capacità sarà potenzialmente aumentato grazie alle competenze acquisite. Perciò il mio consiglio spassionato è iniziare ad investire su se stessi, sulla propria cultura. E con i debiti come si comporta? Fin qui abbiamo visto come l'interesse composto possa essere un potente alleato per far crescere i tuoi risparmi nel lungo periodo. Tuttavia è importante notare che la stessa dinamica si applica anche ai debiti, ma in questo caso in modo deleterio per noi. Immagina di avere un debito di 5.000 euro in una carta di credito con un tasso di interesse annuo composto del 20%. Se non le estingui subito, dopo un anno dovrai 6.000 euro a causa degli interessi maturati. L'anno successivo gli interessi del 20% verranno calcolati non solo sul capitale iniziale di 5.000 euro, ma anche sugli interessi dell'anno prima, cioè 1.000 euro. Quindi, dopo 2 anni, il tuo debito sarà già lievitato a 7.200 euro. Come puoi vedere, i debiti possono crescere in modo esponenziale a causa dell'interesse composto, esattamente come fanno i risparmi investiti. È quindi cruciale azzerare qualsiasi debito il prima possibile per evitare che la situazione diventi ingestibile. Cercare di rimborsare solo la quota minima mensile su un debito ad alto interesse può rivelarsi una trappola costosa. In questi casi conviene concentrarsi sul debito più oneroso per primo, pagando quote maggiori del minimo richiesto ogni mese. Una volta estinto quel debito, si passa al successivo più costoso e così via. L'interesse composto è una forza potentissima che può lavorare a nostro vantaggio se applichiamo disciplina nei risparmi, ma anche ritorcersi contro di noi in caso di debiti non gestiti con attenzione. Un'altra ottima ragione per evitare un eccesso di indebitamento. Sia Albert Einstein che Warren Buffett, 2 figure di spicco nei rispettivi campi della scienza e delle finanze, hanno elogiato la potenza dell'interesse composto definendolo in termini estremamente lusinghieri. Albert Einstein pare che definì l'interesse composto come la forza più potente dell'universo e la più grande invenzione matematica di tutti i tempi. Pur essendo un concetto relativamente semplice, Einstein evidentemente apprezzava l'impatto esponenziale che l'interesse composto può avere sugli investimenti e la ricchezza accumulata nel lungo periodo. Anche il nostro amato Warren Buffett, uno dei più celebri e rispettati investitori di tutti i tempi, ha parlato in termini entusiastici dell'interesse composto, definendolo la convinzione matematica più potente sulla Terra. In una delle sue famose lettere agli azionisti, Buffett scrisse: «L'interesse composto è il modo più sicuro per costruire ricchezza. Chiunque, a prescindere dal reddito, può diventare ricco sottoponendo la somma di denaro all'interesse composto per un periodo di tempo sufficientemente lungo». Sia il genio di Einstein che l'esperto di finanza Buffett hanno riconosciuto e ammirato il notevole potenziale dell'interesse composto quando applicato con costanza e pazienza sugli investimenti nel lungo termine. Conclusioni. Come ti ho dimostrato, l'interesse composto può fare miracoli nel far crescere i tuoi risparmi nel lungo periodo. È un concetto semplice, ma estremamente potente. Avvicinandoti all'età adulta, tenere a mente questo principio può aiutarti a costruire un solido patrimonio personale. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi o se hai ancora dubbi, e ti risponderò appena possibile. Alla prossima! Ciao!